Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Finalmente oggi scopriremo i segreti o diremo i migliori consigli per diventare un atleta RX. Ovviamente io non potevo spiegarvi come diventare un atleta RX non essendo un atleta RX, quindi ho deciso di contattare alcuni degli atleti italiani più forti dove potevano spiegarci massimo un minuto, per non avere un video troppo lungo, quali sono i consigli che loro riuscivano a darci per diventare degli atleti RX e in base anche alle loro esperienze. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito dai primi video. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così ogni volta che usciranno dei video vi arriverà la notifica e sarà sempre più veloce. Mi scuso già in anticipo per la qualità che ci sarà in questo video, ma purtroppo i video sono stati registrati con i telefonini e non ci poteva essere tutta questa grande qualità in base al telefono che avevano gli atleti. Se non siete italiani vi suggerisco di attivare i sottotitoli che trovate qua in basso, così avrete i sottotitoli in inglese e potete capire tutto il video. Ciao Andrea, allora mi hai chiesto qualche segreto per diventare RX. Mettere il sedere in mostra o fate un po' così? No dai, scherzo. Allora, dunque, per quanto mi riguarda, per diventare RX bisogna raggiungere degli standard ben precisi o almeno avvicinarsi, così da poter competere con le persone forti o RX. Per fare questo ovviamente dietro ci deve essere molto allenamento, convinzione di fare quello che si fa e decisione e spirito di sacrificio. Quindi magari sacrificare parte della vita appunto per gli allenamenti che si fa con piacere, adeguare oltre ai consigli di vita anche l'alimentazione e le proprie abitudini, e così facendo, senza perdere la pazienza perché i risultati ci mettono un po' ad arrivare, e sicuramente ci si avvicina verso quello che è uno standard RX. È ovvio che poi nel CrossFit, come tutti sappiamo, esistono tantissimi livelli, quelli irraggiungibili, quelli quasi raggiungibili, abbordabili e poi magari quelli che quasi tutti riescono a raggiungere. È ovvio pure essere, secondo me è importante anche essere molto obiettivi con se stessi e capire in quale categoria si vuole appartenere e si può anche appartenere, perché non tutti possono fare le stesse cose, però con consapevolezza e leggerezza soprattutto. L'importante è che ci si diverta sempre. Ciao Andrea, per diventare un atleta RX posso darti qualche consiglio. Bisognerebbe cercare di rubare il più possibile con gli occhi da chi è più forte di te, cercare assolutamente di non avere paura o vergogna di confrontarsi con gli altri, di mostrare le proprie debolezze, cercare appunto questo sharing di informazione sia nell'allenamento che in campo gara, quindi evitare di rimanere chiusi nel proprio box, ma cercare di espandere il più possibile le proprie conoscenze per avere un confronto. Dal confronto nasce sempre qualcosa di positivo. Ciao Andrea, per diventare un atleta RX cosa serve? Servono tante cose. La prima, secondo me, è passione, dedizione, concentrazione e soprattutto resilienza per quanto mi riguarda, perché come sapete sono un atleta di cristallo io. Mi capita spesso di farmi male, oltre ad avere una problematica che diciamo rema contro il mio essere atleta. Io non mollo mai, ogni volta cado fisicamente e rischio anche di cadere mentalmente, ma riesco sempre a trovare quella forza per rialzarmi e pensare che comunque ci sarà sempre un momento migliore, quindi ogni volta trovo la forza in me stessa e con l'aiuto anche del mio allenatore e con chi mi sta vicino va a rialzarmi e poi tornare più forte di prima. Quindi secondo me devo dire che la componente più importante che deve avere è proprio la resilienza. Ciao. Ciao Andrea, per diventare un atleta RX il mio consiglio è il divertimento, dal momento che molto spesso io in primis mi sono trovato in periodi di fatica mentale nell'allenarsi, nello spingere. Se uno riesce sempre ad avere uno stimolo divertente per potersi allenare, per poter perseguire i propri obiettivi, sicuramente è più facile poter spingere davvero fino in fondo e riuscire a raggiungere uno status di forma e i miglioramenti che servono appunto per diventare un atleta RX. Quindi non fatevi abbattere dalle difficoltà e cercate sempre
sempre il divertimento dentro quello che fate. Questo è il mio consiglio per diventare un atleta RX. Hey Andreas, in my opinion, to become an RX athlete, you have to accept that not every day is a PR day. Instead, you might even have to step back at some point to be able to progress in long term. So one of my favorite quotes is, "An arrow can only be shot by pulling it backward. When life is dragging you back with difficulties, it means it's going to launch you into something great. So just focus and keep aiming." Ciao Andrea, il segreto per essere un atleta RX è voler essere un atleta RX. Ricordo che alla fine della mia carriera sui ring, alla fine dei combattimenti, per me era finita la mia carriera agonistica, non avevo intenzione di continuare in altri sport e cominciai il CrossFit solo come uno sport che mi consentisse di tenermi in forma, di rimanere in forma. Parlando con il mio coach una volta, Ernest, lui mi disse che io avevo tutte le carte in regola, tutte le possibilità per essere un atleta RX ed un atleta RX d'elite. Da lì cominciai quindi ad allenarmi con la convinzione di poter essere un atleta RX d'elite. Infatti riuscii a qualificarmi nel 2018 agli ultimi regionals prima della nuova fase per la qualifica ai Games, e adesso sperare nelle categorie individual, team o nelle successive categorie di poter un giorno calcare il floor dei Games. Quindi tutto sta nella volontà di essere un atleta RX e di impegnarsi per esserlo. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao Andrea, per diventare un atleta RX secondo me la cosa più importante da allenare è la mentalità da campione, quindi la mentalità vincente, perché a parità di programma, doti fisiche e genetica, la testa è quella che fa la differenza in un atleta, che sia in gara o che sia in allenamento. E come pensiamo e come noi parliamo a noi stessi che fa in modo di portarci a superare il limite, a vincere qualsiasi sfida, che può essere appunto una competizione o può essere solo la sfida del momento durante gli allenamenti del giorno. Ciao ragazzi, ciao Andrea. Per diventare un atleta RX bisogna come minimo avere dei requisiti su Instagram, che sono lo swipe up e il fare 10 stories al giorno per mettersi in mostra. No, scherzo, ovviamente non è questo il modo. Per diventare un atleta RX non basta nemmeno sollevare i pesi previsti o completare i movimenti più difficili di un workout. Per essere un atleta RX bisogna esserlo soprattutto al di fuori del box, quindi avere una motivazione giusta che ti consenta di superare i momenti difficili che si presenteranno prima o poi sulla tua strada, perché si presenteranno. Inoltre bisogna rimanere umili in modo da fare qualche passo indietro se necessario, ai fini sempre del miglioramento, e bisogna ricordarsi sempre di mangiare RX. Ciao Andrea, allora per diventare un atleta RX, secondo la mia esperienza personale, bisogna fin da subito ragionare da atleta RX, anche se ancora non si hanno tutte le skill, quindi appunto a maggior ragione non ho stand walk, faccio tutti i giorni, lavoro tutti i giorni su quella skill fino a che non mi riesce, ma senza avere fretta. È fondamentale avere pazienza, perché se si bruciano le tappe poi si rischia di non arrivare mai all'obiettivo prefissato. Quindi non avere fretta, ma avere sempre costanza con gli allenamenti e ragionare proprio da atleta RX. Ciao a tutti. Ciao Andrea, per diventare un atleta RX secondo me non esistono segreti e per quanto mi riguarda ci sarebbe davvero tanto di cui parlare, però per essere breve e conciso ho deciso di dirti 3 punti che secondo me sono fondamentali per diventare un buon RX. Il primo è quello di lavorare sulla tecnica e sulla forza per quanto riguarda weightlifting e powerlifting. Il secondo è quello di lavorare sulla ginnastica strict, e il terzo, che secondo me è quello più importante, è quello di creare una tempra mentale con dei workout che ti portino fuori dalla comfort zone. Ciao! Ciao Andrea, allora per diventare un atleta RX secondo me questa frase in un minuto di video la riassume tutta. Leave your ego at the door, quindi
avere molta pazienza, non essere presuntuosi, avere molta perseveranza e la cosa fondamentale è la disciplina che ogni giorno ogni aspirante atleta deve coltivare per evolvere. E per essere meno filosofale, credo insieme alla disciplina un aiuto economico da parte di uno sponsor, di un coach, di una famiglia oggi per diventare un atleta RX è essenziale. Buona fortuna a tutti da un ex atleta e una mamma. Ciao Andrea, allora per diventare un atleta RX non ci sono segreti particolari in realtà. Nel mio caso, quando ho cominciato a gareggiare non esistevano le diverse categorie, quindi ho cominciato direttamente come RX. Ora il livello è cambiato, è aumentato anche parecchio e in realtà credo che l'unico segreto sia quello della costanza, quindi credere in ciò che si fa e allenarsi in maniera costante, continua e con lo stesso impegno, cioè del 100% ogni giorno in cui ci si allena. Poi c'è la dote genetica che fa sicuramente tanto e la botta di culo che serve sempre nella vita. Ciao Andrea. Ciao Andrea, il mio consiglio per diventare RX basato sulla mia esperienza è quello di lavorare su tutte le skill e raggiungere una completezza nel minor tempo possibile, quindi consiglio ai ragazzi di non concentrarsi magari su un 100 kg di snatch ma tralasciando magari gli altri movimenti, perché è molto meglio essere più completi con un livello più basso piuttosto che eccellere su un elemento. E un altro consiglio grande che do per diventare RX è quello di, va bene la gara scalata come prima esperienza, ma di tuffarsi subito il prima possibile nel mondo RX delle competizioni, dei qualifier e dei risultati dei benchmark, perché diventare RX lo si fa prima nella testa che con il resto del corpo, per cui è meglio arrivare in fondo alla classifica ma confrontarsi con i grandi piuttosto che provare a vincere in maniera più semplice. Ciao Andrea, per diventare un atleta RX ci vogliono 4 principi fondamentali. 1. Costanza. Niente arriva in fretta e nessuno ci regala niente. Ci vogliono migliaia di ore di allenamento. Secondo, tecnica. Tante volte si tende a sottovalutare la tecnica per cercare di fare qualche chilo in più sul bilanciere. Sbagliatissimo ragazzi, solo la tecnica vi porterà a ottenere risultati nel lungo periodo. Terzo, cuore, senza passione nello sport e nella vita non si fa niente. Quarto, ultimo ma non per importanza, divertimento. Cioè ragazzi, nessuno di noi farà l'atleta di CrossFit professionista, probabilmente. Per cui divertiamoci, non prendiamoci troppo sul serio e diamogli addosso! Ciao Andrea, sono Stefano. Per diventare un atleta RX ci vogliono un sacco di costanza, un sacco di determinazione e un sacco di voglia di prendere botte. No, vi racconto perché. Perché io ad esempio, prima di diventare un atleta RX vuol dire che uno ha tutte le skills che necessitano, che servono per gareggiare. E a me mancava l'handstand walk come ultima skill da raggiungere e prima di riuscire a diventare un atleta RX sono dovuto cadere e prendere un sacco di botte e riempirmi di bolli. Quindi questa è la cosa che ci vuole. Poi appunto ci vuole un sacco di costanza e determinazione, perché devi volerti un pochettino male e fare quelle cose che non ti piacciono, perché fondamentalmente per diventare RX appunto devi raggiungere quelle cose che ti mancano, e quelle cose che ti mancano sono tendenzialmente le cose che non ti piacciono, perché le cose che ti piacciono le impari subito e le cose che non ti piacciono invece ci metti un sacco di tempo. Quindi devi volerti un po' male, però è un volerti poi bene. Realmente, dopo tutti questi consigli, dopo questa serie di informazioni che gli atleti ci hanno dato, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che questo video vi sia stato utile, magari avete preso qualche consiglio in più, avete capito delle cose che magari non potevate capire. Ovviamente un minuto è poco per spiegare come si diventa RX, qualche segreto, però penso che qualche spunto si possa prendere da tutti gli atleti che abbiamo visto nell'intervista. E ringrazio tutti gli atleti, dal primo all'ultimo, per essere stati disponibili ad avermi mandato i video in questi periodi di quarantena. E fatemi sapere nei commenti qual è stato il consiglio più utile e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!